Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera. È domenica 28 gennaio del 2024. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la radio, per queste che sono le pagelle di Milan-Bologna 2-2. Finisce con un pareggio, quindi finisce ancora con un pochino di rammarico in bocca per il Milan, che voleva mettere la quinta vittoria di fila, ma non ce la fa perché va sotto, poi insomma riesce a ribaltarla nonostante sbagli due rigori e poi si fa riprendere ancora all'ultimo minuto, già nel recupero, da un rigore di Orsolini. E direi che il 2-2 finale è anche un po' il punteggio corretto, un pari, mi sembra anche il punteggio giusto per quello che è stata la partita. Ma andiamo via subito con le pagelle. Come al solito l'invito è quello di A, mettere like, B, iscrivervi al canale. Grazie per tutti quelli che sono iscritti anche dopo i due appelli delle pagelle dell'editoriale dell'altro giorno. Quindi se vi siete persi l'opportunità di iscrivervi perché magari vi siete dimenticati al volo, iscrivetevi perché come detto ci dà una grande mano, ma andiamo alle pagelle che come al solito potete commentare qua sotto perché come dico sempre le pagelle sono la cosa più personale che ci sia e quindi andate di commento perché tanto sicuramente non saremo d'accordo. Milan-Bologna, Mike Maignan 5,5. Un pochino mi dispiace per Mike che alla fine non viene granché impegnato perché le occasioni del Bologna sono o potenziali o calcia fuori dallo specchio. Le uniche volte in cui il Bologna prende lo specchio sono praticamente quando fa gol. In una è un po' sfortunato, è un pochino un po' di colpa c'è, insomma, per il tiro di Zirkzee non è propriamente irresistibile, va bene che passa sotto le gambe anche di Teo, però insomma quel pallone che passa sotto le gambe sul primo palo non è bellissimo da prendere e sul rigore è un rigore, stiamo commentando un rigore. Però non era irresistibile il rigore di Orsolini, tant'è che gli passa un po' sotto le mani, ma vabbè. Insomma, nelle ultime due qualche errorino c'è stato. Non mi, diciamo, non mi intasa il giudizio su Mike, ovviamente. Continuo a pensare che sia tra i top 3 portieri al mondo, però è anche giusto dire che qualche errorino, soprattutto questa stagione, qualche errorino ogni tanto c'è. Parate incredibili, eh. Non, non voglio far passare che sto criticando Mike, però sarei disonesto nel dire che questa stagione più che le altre qualche errorino qua e là c'è stato, tra le innumerevoli incredibili parate. Davide Calabria prende 6, che è un po' la media tra la fase difensiva, perché anche il giallo che prende, che poi gli costa probabilmente anche il cambio, nonostante comunque avesse anche probabilmente un piccolo problema fisico. E il bello spunto che poi porta al gol del pari di Loftus-Cheek, che è quello dell'1-1. Quindi un po' la media. Gabby e Chiere, ve lo dico già, prendono entrambi 5,5. Un po' è colpa loro, un po' è colpa di come difendiamo. È ovvio che qualche errorino dei singoli c'è, ma lo vedremo poi nel voto al mister in fondo. Ma credo che anche un pochino come abbiamo difeso ha portato a qualche errore dei due singoli, sia Gabbia che Kier, che a volte sono stati un po' portati fuori posizione nel movimento del Bologna, un po' hanno sbagliato loro, come ad esempio in area di rigore su quell'occasione di Zirkzee, che Zirkzee manda alto, ma che aveva praticamente confezionato il gol giocandosi entrambi i difensori centrali del Milan, insomma. Un po' così così. La prestazione, niente di drammatico per entrambi, però insomma, con centravanti in qualità un pochino più alta hanno pagato. Mi duole veramente dare 4,5 a Teo, che nel resto della partita era una prestazione da 6, niente di che, senza infamia e senza lode per Teo, però entra nel rigore sbagliato, e il rigore sbagliato c'è, è inutile dire.
forse aspettava che Skorupski facesse un mezzo passo in più, invece Skorupski è rimasto inchiodato al primo mezzo passo di Teo e poi Teo ha dovuto scegliere e ha forzato forse un po' troppo il tiro. E poi è coinvolto anche nella finta di Orsolini che lo manda un po' al bar. Orsolini va sul piede debole, magari Teo pensava rimanesse sul sinistro, invece va sul destro, cross, rigore e 2-2. Capita. Ci ha trascinato nelle ultime 5-6 partite, ma d'altronde se ti basi tanto su quello che ti danno i singoli, il singolo dà, il singolo toglie. Yassin Adli, stesso discorso, ci ha abituato molto bene nelle ultime 2 o 3 partite, oggi male in fase difensiva, male in fase d'appoggio, abbastanza trasparente nella costruzione e praticamente assente in fase di interdizione. Se la nostra scelta è non prendere nessuno in mezzo al campo che possa dare un po' di filtro, ma essere con 2 giocatori di questo tipo, il rischio è quando trovi dei giocatori e delle squadre che quei 2 giocatori te li spostano o che li attaccano bene, con testa e non semplicemente con le qualità dei singoli, come è accaduto col Bologna e come è accaduto in parte anche con l'Udinese che abbiamo fatto vedere il gol di Samardzic, non era casuale, e paghiamo dazio, paghiamo dazio. Sono un po' rammaricato, sì. 5,5 di Tijani, che si salva, credo, mezzo voto in più rispetto ad Adli per semplicemente quel bel tiro che fa, che si stampa sull'incrocio dei pali, anche lui un po' attente. Non voglio pensarci, ma un pochino sì. Il retropensiero c'è. Per me il fisico inizia a presentargli il conto. Sta accadendo ciò che era accaduto l'anno scorso con Benasser e Tonali, che hanno corso come dei folli per 4 mesi, 5 mesi di stagione, quindi dall'autunno fino all'inverno, e poi hanno fatto gli ultimi 2 o 3 mesi di stagione con l'acqua alla gola, alternando delle prestazioni insufficienti a prestazioni buone, soprattutto in Champions League, quando magari serviva a dare qualcosa in più per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ma erano in riserva perenne. Spero di sbagliarmi. E spero soprattutto che non sia così. Però un pochino di riserva la vedo in Tijani. Meno male che torna Isma. 6 più per Christian Pulisic, che ha fatto una discreta partita, ha fatto una grandissima giocata, veramente una gran giocata sull'1-1, ha fatto un paio di buone cose, un po' poco troppo sparse durante la partita. Che in pratica è ciò che ha fatto Loftus-Cheek. Loftus l'abbiamo visto anche lui discretamente poco, cioè è comunque un giocatore che non si vede tantissimo durante la partita. L'unica volta dove veramente l'abbiamo visto tanto presente, toccando tante volte la palla, tante volte andando con uno spunto personale, è stato in Milan-Paris. Poi anche quando ha fatto bene è comunque un giocatore che non è che noti tantissimo durante la partita. Ovviamente prende un voto alto per i 2 gol e perché comunque è in ritmo da almeno 3-4 partite a fare un gol dopo l'altro, quindi onore a lui, si sta dimostrando anche abbastanza lucido sotto porta, perché non è da tutti fare gol uno dopo l'altro, quindi molto bene Loftus, soprattutto in fase realizzativa. 6 più per Rafa. 6 più per Rafa, anche qui è un pochino la media tra la prima oretta di gioco, che somigliava un po' sinistramente alle ultime partite, un giallo un po' sciocco, un paio di spunti decenti alternati a qualche altro spunto no. Poi aveva deciso di vincere. Ha deciso di vincere la partita per un quarto d'ora, si è acceso e ha preso il rigore, fa l'azione, crea l'azione che manda Florenzi da solo al cross per il 2-2 cioè il 2-1 scusate, di Loftus-Cheek. È Rafa, nel bene e nel male, e prende 6 più.
si accendesse un pochino di più. Olivier Giroud prende 4,5 perché in una prestazione già da 5,5 risicato prende un colpo che lo fa uscire e in tutto ciò sbaglia il rigore tirandolo peggio ancora rispetto che a Teo, se possibile, facendo addirittura prendere la palla e fermarla da Skorupski. Nient'altro da dire. Cattiva partita, una cattiva proprio partita. Andiamo qui subentrati, che tra l'altro hanno quasi fatto discretamente bene, soprattutto i primi due, Florenzi e Musa. Florenzi bene, subentrato bene, su il cross del 2-2. A me è discretamente piaciuto anche Musa, ha fatto bene, insomma, un paio di volte ha chiuso bene, è ripartito, insomma, visto che non abbiamo grandissima energia a centrocampo, iniziare a rimettere in ritmo Musa non sarebbe cattiva cosa. Jovic 5,5 di stima, sarebbe 5, ma il mezzo voto in più è semplicemente perché ha giocato solo 20 minuti. Fatto niente. Ma è un pochino Jovic questo, insomma. Fuori dall'area di rigore è poco e niente. Dentro l'area di rigore, quando la tocca, è gol. E ciò dimostra che le qualità, soprattutto da seconda punta finalizzatrice, ce le ha. Non si fanno pochi gol per caso, cioè non si fanno qualche gol ultimamente per caso. Il resto è sempre un po' nullo. Okafor senza voto, ha giocato pochissimo. Terracciano sarebbe stato anche lui senza voto, è ovvio, entra in colazione dove si fa bruciare da Christensen e poi lo trattiene per il calcio di rigore. È un errore, nient'altro da dire. 5,5 anche per mister Stefano Pioli, ma non per i cambi, che onestamente continuo a pensare che siano dei cambi classici, niente di eccezionale, insomma. Così come non erano dei cambi da incredibili quelli di Udine, sotto 2-1 metti 2 punte e una fa gol sulla linea di testa e l'altra raccoglie una spizzata su angolo, quindi non è che c'era questo disegno incredibile dietro i cambi di Udine, così come i cambi di ieri sera erano dei cambi classici, metti un giocatore un pochino più difensivo per un esterno d'attacco. Poi ti capita che quel giocatore entra male, gioca male, entra nell'azione del 2-2 e sembra che hai fatto dei cambi sbagliati. Per me è semplicemente come non erano dei cambi corretti, incredibilmente giusti a Udine, così non sono incredibilmente sbagliati quelli di quest'oggi, anzi di ieri sera. Il 5,5 quindi non è figlio dei cambi, ma è figlio di ciò. Preso gol al 28esimo, 3 contro 2 con il Bologna che calcia il numero di volte 4 all'interno dell'area di rigore, 2 volte con Fabiano, una volta ribattuto da Calafiori e il quarto è il gol di Zirze. E poi prende gol da un'azione che nasce così. Se andate a vedere dov'è il nostro centrale, Simon Kjaer, al minuto 88 e 32 sopra 2-1 in casa, è il più alto di tutti. È lì a prendersi Zirkzee, che è venuto fuori dall'area di rigore. Il senso di spaccare la linea al minuto 88 non è un problema di Kjaer, è un problema del fatto che questa è la nostra fase difensiva che ci ha condotto a essere il secondo miglior attacco e l'ottava peggior difesa della nostra Serie A. E purtroppo con questi numeri spesso si vincono le partite, non si vincono i campionati. Sono arrivato in chiusura, ci ritroviamo domani in realtà con una clip poi nel pomeriggio, se volete avere le news sullo stadio le potete recuperare, oppure domani mattina con l'editoriale e poi via via tutti gli appuntamenti del lunedì fino alla lavagna tattica di domani sera. Grazie a tutti, ci rivediamo domani. Ciao!